Come una moto da cross, anche a un enduro stradale si può cambiare pelle, magari colore, e renderla più cattiva, più racing, sicuramente più funzionale. Protagonista Yamaha Tenere, quella che ha inventato il fenomeno di maxi enduro di ultima generazione che fa sul serio, è artigiano di qualità, mi piace chiamarti così, Luca Portelli, figlio d'arte. Suo papà, Basilio, pensate, ha importato in Italia le famosissime Maiko, ma poi anche altro ancora, Sinisalo. Tu sei nato in un campo da cross. Ha di sicuro respirato polvere e fango sin da bambino, questo sicuro. E perché dico artigiano di qualità? Perché lui conosce molto bene questa moto, fin dalla sua nascita, l'ha portata a correre perfino all'Africa Eco Race, pensate. Ma poi sarà interessante fargli tirare fuori il suo passato, perché i capelli Pepe Sale come me? Molto interessante. Bene. Partiamo con i lavori. Cambieremo pelle alla nostra Tenere con dei componenti Racetech, o meglio R-Tech. Questo è il kit T7 Revolution, 279,95 euro, e sono le componenti, le sovrastrutture, vedete il codino, fianchetti, sovraserbatoio, i convogliatori e la parte sotto del convogliatore. Poi a parte dei singoli componenti, e qui andiamo più sulla funzione, il paracarter del motore, il paratelaio, il copriforcellone, il portatarga regolabile in inclinazione e soprattutto la cruna, che per esempio sulla moto di serie non c'è, quindi ecco dove si parla di funzione. Allora, Luca ha smontato tutte le parti originali, partirei dal più semplice. Luca, ti do la parte più, forse dico io più semplice, quella che va incastrata sopra, giusto? Sì. Allora, prima cosa interessante che dicevi, le plastiche originali sono plastiche rigide, secche, che all'impatto si rompono, mentre invece queste sono di polietilene, cioè una materia molto più flessibile. Sono è come il cross. È lo stesso materiale dei L'enduro. nostri parafanghi e delle nostre plastiche da cross. Capite la funzione? Cadi, non si rovina, si graffia meno, non c'è la verniciatura. Molte sono colorate anche nell'iniezione direttamente. Esatto, giusto. Sono vari tipi di colori. Ok. Senti, io mi sento di passarti come il farmiere bisturi. Che pezzo vuoi? Dimmi. Partiamo con i laterali? Cosa ti prendo? Laterali? Codone laterali. I fianchetti laterali che, altra cosa interessante, Luca, non sono in un pezzo solo. No. Questo perché cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso di caduta con le originali bisogna cambiare, sostituire tutto il codone. Bravo. Mentre con questa nuova soluzione di Racetech la cosa funzionale è proprio questa, è il fatto che tu non si può andare a cambiare soltanto il pezzo che, diciamo, viene danneggiato. Quindi, al di là che può costare meno perché è più piccolo, però proprio è funzionale. È funzionale. A parte che questo. ci saranno Te lo metto qua. molto meno possibilità di rottura. Sì, perché flette, vedete? È come veramente il Parafango da cross insegna. Polietilene. E quindi, allora, tra l'altro in questo kit devo dire che il fatto che il fianchetto si spezzi è molto più bello, si spezzi a livello di due componenti. Certo. Anche visivamente cambia il volume, cioè la rende più Un po' più filante, snella più forse, snella. sì. Quando dicevamo più racing. È più piacevole da vedere anche. Se uno dovesse prendere tutte queste parti, questi componenti originali, spenderebbe una cifra. Eh sì, X, i ricambi originali, diciamo. Una delle peculiarità di questo prodotto è questo anche, Quindi al di fuori c'è- della funzionalità. C'è un risparmio, eccolo qua, vedete, mentre l'originale è un pezzo unico, per farvi capire meglio la differenza, eccolo qua l'originale. A parte che anche Sì. il peso secondo me, poi secco, duro, questo lo immagini soltanto che si può Questo qui è il crepare, materiale, che si- è il materiale delle moto carenate. stradali, Esatto. mentre invece lei, ok, nasce dual, quindi può andare sia su asfalto che fuori, ma se noi esasperiamo l'uso in fuoristrada, ecco l'accorgimento furbo, ecco che questi componenti vengono in aiuto, fondamentale. Sarebbe anche interessante prendere tutte le parti originali, pesarle e confrontarle, Luca? Sì, io penso Però che anche secondo- come peso probabilmente il polietilene forse è più leggero. Più leggero. Non si va a risparmiare un granché, però. No, è proprio Senti, una questione funzionale. tu che, allora, qua cosa ti manca? Il Ci manca il che- fianchettino laterale. Ok, te lo passo subito, che dovrebbe essere questo, Esatto. giusto? Tu che hai avuto esperienza, l'hai portata perfino a correre in Africa, questa base di partenza, questa moto, diciamo che è una buona base per uno che vuole avventurarsi, entrare nell'anticamera del fuoristrada. Voi
dall'alto della vostra esperienza cosa avete incontrato? Ma noi questa moto qua è una moto che chiaramente nasce per farne un altro utilizzo. Certo. Il giapponese o il team che l'hanno studiata chiaramente non si immaginavano di portare queste moto probabilmente a fare tutti. La cosa a me che ha fatto impazzire è che questa moto ha avuto una genesi travagliatissima. Tu sai che questo motore, il CP2, che nasce per la MT7, Esatto. è stato utilizzato per fare una moto da fuoristrada. Quindi in Italia hanno chiesto: inventatevi, costruite attorno a questo motore una ciclistica adatta al fuoristrada. Qual è il problema? Carter umido ha la coppa che è molto profonda, bassa. è molto bassa, costringe a posizionare il motore in alto per avere luce a terra. E una ciclistica con tanta escursione, le prime, Luca, non andavano dritte. Cioè, No, ci aveva qualche difficoltà. poi Però ci si lavora tanto sulle ha sospensioni lavorato, i tecnici italiani di Esatto. Yamaha Italia sono stati non bravi, di più, hanno fatto Bravissimi. il miracolo. È una storia che a me sarebbe piaciuta raccontare, perché hanno stravolto il carattere, hanno insistito, prove a Nardò, prove nei campi da cross, e sono riuscite a fare un prodotto che quando io ho detto ha inventato il fenomeno. È lei che poi ha convinto, ha fatto capire che c'era margine in questo segmento, e tutte le altre case hanno seguito, è vero o no? Sì, Pensa direi che proprio di sì. inizialmente i giapponesi volevano il 17 posteriore, è stata Io l'Italia. penso l'Italia, sia stata l'Italia, stata l'R&D qua l'Italia. in Italia che ha spinto per il 18. Per avere il 18, perché il 18 ovviamente è un diametro molto più idoneo, ma soprattutto c'è una disponibilità di gommatura molto più maggiore, ampia, maggiore, certo. quindi puoi mettere la gomma cattiva, da duro, da morbido, e soprattutto cerchi stretti, non tubeless, questo è un grande Certo, vantaggio. certo. Avere le camere, perché in fuoristrada... Avere le camere, avere le mousse. Esatto. Perché ricordiamoci Va bene. che l'amatore no, ma chi poi inizia ad andare un po' in fuoristrada, ok, le mousse sono fondamentali. Senti Luca, per chi vuole fare sul serio e vuole intervenire, diciamo, sulla ciclistica, vabbè, sospensioni sono la prima cosa, giusto? Sì. È obbligatorio farle. Ruote? Beh, ruote diciamo che sarebbe meglio cambiarle, mettere delle ruote con dei cerchi Più robusti. chiaramente più robusti e Ok. soprattutto con delle lame che ti consentono di mettere coperture più adeguate. Un cerchio più stretto, la moto più agile e via discorrendo. Quindi ci sono vari fornitori di gomme. Certo, quello sì. come voi E a sapete. livello strutturale invece, il fatto che abbia il telaietto non rimovibile è stato un limite per voi? Bah, Dovete... No. allora, no, sì, può essere un limite, però noi non siamo andati a toccarlo. Cassafiltro So originale? che invece sì, cassafiltro su una delle nostre moto è stata modificata, Ok. perché è stato modificato anche il serbatoio, mentre sulle moto di serie la cassafiltro, devo dire, sulle moto che abbiamo fatto special Non hanno problemi. non hanno mai avuto problemi. Cioè la moto di Botturi è un altro capitolo rispetto a questo, o comunque sono partiti da La qua? moto di Botturi parte da questa, E poi c'ha la sua poi evoluzione. chiaramente c'è la sua evoluzione, ma soprattutto nei particolari, soprattutto Certo. nella qualità dei materiali. Certo, quello che deve Però fare la differenza. motore ad esempio di serie, Veramente? che io sappia sì, Incredibile. almeno così mi ha sempre detto Sandro. Ok. Bene, cosa ti manca? Cioè, come procediamo? Per finirla siamo quasi arrivati, direi. Siamo a buon punto, Sì. come veste estetica. Poi passiamo ai componenti, quelli invece più funzionali. Quando l'ho vista questa moto, questo kit al salone, mi ha colpito perché è anche, cioè non è semplicemente la parte originale come succede nel cross, no? Sai, nel motocross i vari ricambi, non voglio fare pubblicità, ma Acerbis, UFO, Polisport, li nomino tutti Sì. così. Sono la replica fedele della forma della moto, come esce dalla fabbrica. Esatto, ok? esatto. Qui invece l'azienda italiana è andata anche un po' oltre perché modifica un po' il design. Sì, soprattutto quando è la parte laterale, dove poi il pilota va a stringere Esatto. la moto, tu sai quanto è importante in fuoristrada. E lo vedremo poi col confronto con la moto di serie, lì si Esatto, vede bene. Esatto. E mi ha davvero colpito, cioè c'è dietro uno studio anche a livello di, a parte funzione, di design. Design funzionale, sì. Ma devo dire che il titolare, non voglio fare pubblicità, ma Cristian Mittone, è appassionatissimo. appassionatissimo, correva con me ai Certo, tempi, Luca, certo, me lo me lo ricordo, ricordo, Kawasaki 2,5. Esatto, me lo ricordo anche E io ti dico che quando dopo anni ho scoperto che l'azienda era sua, ho detto caspita, la passione si è trasformata in un lavoro. Guarda che bravo, come è stato bravo. Ma poi è un ragazzo che gambissimo. che pensa, che Continuamente, fa. Esatto, sempre in esatto. progress, ma me lo ricordo ai tempi. Tra l'altro era un veloce, perché non era, in un Veneto. velocino. In In Veneto, Veneto, il sì, Trivento andava. vinceva dei regionali, Certo, faceva, sì, me lo ricordo. Cioè era uno di quelli che si metteva in luce, non ha poi fatto sfondato,
Però poi ha portato la sua passione nel lavoro. È bello vedere che la passione si è trasformata in un business, ma lo cogli da 1000 particolari. Cioè non sono prodotti fatti da una grande azienda che deve farli, cioè è mirato, è studiato, poi ti dà quel componente che ti serve a te, amatore, appassionato, che corri, che vai a allenarti, che vai... Cioè quella roba lì, tu che hai vissuto in questo mondo, lo cogli. Soprattutto questa soluzione qua che ha studiato e poi messo in produzione viene proprio dalla sua esperienza di utilizzatore finale. Di qua. Senti tu, io parlavo prima, e a me è una parte che interessa molto, ma sono sicuro che i miei coetanei, tu hai importato tuo papà, poi tu, i Sinisalo, dei pantaloni che erano quello che adesso oggi è Fox, ai tempi era Sinisalo, giusto? Marchio finlandese. Marchio finlandese, numero 1 negli anni 70-80 con tantissimi piloti. C'è stato anni che praticamente vincevano tutti e 3 i campionati del mondo con piloti come Malherbe, Gebers. Sbaglio quando dico è la Fox di quei tempi? No, assolutamente. Senti, era un prodotto di gran qualità. Tu eri a casa e sentivi tuo papà parlare con Maurizio Dolce. Ah sì, certo. Casa mia è sempre stato così. Casa mia, io mi ricordo da bambino, proprio bimbo di pochi anni, Gal Borghetti, Cavallero, Ostorero. Maico ha fatto la storia del motocross. Sì, in quegli anni lì in quegli anni lì era una chiaramente delle aziende più nelle grosse cilindrate, poi io da endurista ho avuto solo l'esperienza, ho visto l'esperienza di Guglielmo Andreini che ha fatto solo un anno. Nell'81 ha fatto 2 anni, ma uno specialmente nell'81 ha vinto tutto, mondiale, europeo, vaso. Sponsorizzato Marlboro, bravissimo. Precisissimo, Bravissimo. E con questa moto che era meravigliosa, perché poi i componenti Maico, i freni, mi ricordo che erano dei mozziconici molto enormi, grandissimi. Poi Maico è stata, pur essendo una piccola azienda, è stata l'azienda che ha inventato la forcella a perno avanzato, perché in Maico si produceva in casa la forcella da zero. Era lì proprio come una volta Moto Guzzi, cioè una volta era così, le aziende si producevano in casa i componenti. Esatto. Oggi esiste chi fa il motore, chi fa le sospensioni, chi fa i cerchi, chi fa i freni. Più che altro sono assemblatori. Esatto, invece ai tempi era così. E poi per esempio, lo so, le prime BMW, quelle ufficiali, reparto corse da enduro, mettevano il serbatoio, era del Maico. Forcella del Maico, si prendevano questi componenti, quindi le vedevi che, è vero? Perché Maico aveva, sia con Porsche che con BMW, aveva rapporti di lavoro, styling piuttosto che ricerca. Io ero un endurista, ma a Milano sentivi Basilio Portelli. Era un riferimento. Era il motocross, e è importato per tutta Italia, giusto? Per diversi anni. Per quasi tutta la storia Maico, dal 68 all'87, quando poi l'azienda è venuta a mancare quasi. Va bene, dai, siamo a buon punto. Passiamo ai componenti più funzionali, come per esempio il riparo del forcellone, vedete che contiene all'interno le sue fascette, o anche la cruna che è materiale ben più pesante e resistente, questo molto caricata, questa plastica deve resistere. Come l'IKEA ci sono le istruzioni, le sue viti, i suoi componenti. Certo. Luca, per te è molto facile. Da cosa partiamo? Forcellone? Guarda, possiamo fare questo. Quindi chiunque può, è vero? Ma sì, il kit sono abbastanza semplici. È ben studiato all'origine. Bravo Christian. Questo è importante. Anche se correvamo in classi diverse, lui sempre 2,5, io 125. Eravate, come si dice? Non eravamo nella stessa classe, rivali, però gli stessi anni, mi ricordo. Allora, semplicemente 2 belle fascette, ovviamente si pulisce bene il forcellone dentro, in modo che la terra non... però bello, preciso, mi sembra poi che rimanga ben saldo, no? Sì. Che ha la sua forma. Questo qui poi con calma uno. Certo, va a tira bene, via. Tira bene, taglia la sua fascetta. Tac. Invece un po' più complesso il discorso della cruna. Sì, la cruna è un po' più complessa perché per motivi di tempo adesso facciamo fatica, però andrebbe aperta la catena. Per farvi vedere. Sono 2 pezzi. Sono 2 pezzi di modo che fanno della cruna veramente un pezzo compatto, perché qua il problema qual è? È che con la moto chiaramente non è super leggera, quindi quando impatta molto. È molto ben strutturata, armata bene direi, proprio per evitare che... Tra l'altro mi sembra di 2 materiali diversi, questa è più dura
Sì. questa invece è più morbida, dove passa e scorre Dove la passa e catena. scorre perché deve scorrere la catena. Deve scorrere e quindi poi deve anche forse resistere. Poi c'è anche questo all'abrasione. pattino qua che Dentro. probabilmente si potrà sostituire. Certo, e quindi Qua 2 viti sotto. tac, semplicissimo. Esatto, sì, Ok, direi sì. possiamo passare al para carter, giusto? Sì. Paracarta si utilizzano. Sono due, opla, questo quello più grande, lato frizione, sono le sue direi. viti a corredo. Certo, e Possiamo partire da il questo- più piccolo è quello lato accensione. dell'accensione. Vitine, istruzioni di montaggio, Si disinstalla quello originale. questo piccolo carter. Le istruzioni di montaggio per Luca non c'è bisogno, è come se diceste Lo montiamo? a quelli che vengono a montarvi i mobili a casa, ma giusto? Guardate com'è complesso, con anche il riparo per la pompa dell'acqua che è molto esposta nel caso della Tenere, vedete? E la partenza dei due raccordi, due tubi che sono rigidi, quindi questo è sicuramente molto utile. Sì, Luca. quello lì fa anche la protezione dei tubi della pompa dell'acqua. Perché un attimo sdraiarsi, Sì, coricarsi rimanere- sulle rocce, c'è uno spuntone, Pam. tac. No, questo qui è molto intelligente, un copricarter con anche che prevede la protezione dei due tubi dell'acqua. Sostanzialmente possiamo farlo vedere al volo, Certo, così, senza andarlo guardate, a finire di installare. guardate, una, Eccoci qua. una seconda pelle, tra l'altro molto robusto, spesso. Sì, questo qui è un materiale molto più resistente delle plastiche, Certo. chiaramente. È una plastica, la dico così, molto più caricata. Esatto. È molto più, un prodotto più duro. E paratelaio, te lo passo subito. Sì, Questo è il penultimo componente, vai. Poi ci manca solo il portatarga. anche qui con le sue fascette. Tra l'altro qua gli dà anche un po' più di possenza, cioè Sì, la poi riempie un soprattutto po', serve è anche, vero o no? serve anche, come vedi, queste Per avere come grip. esatto, per avere grip, perché è molto importante. In fuoristrada, Fuoristrada è basilare. tu stringi molto i fianchi della moto e devi essere un tutt'uno con lei, devi fare leva, devi far presa. Questo ti garantisce di sentirtela e cucirtela addosso, cioè la moto è il prolungamento del tuo corpo in fuoristrada. Sì, questo di È sicuro. come usare una moto in fuoristrada con la cover liscia, è una roba, No. ti viene Soprattutto in una giornata come oggi. oggi che piove. Mamma mia. Il grip della sella quanto è Fondamentale, importante, fondamentale. è vero o no? E quindi questo aiuta È molto. un'altra di quelle cose tecniche, funzionali che sono state aggiunte a questo tipo di Oltre plastica. che renderla molto più piena anche, perché lì hai questi due tubicini molto... Certo. Tra l'altro vedi Fa che anche la è protezione della saldato, pompa. fa la protezione della pompa. Cioè questa è una parte molto scaricata, ma non scaricata bella, come quando fai la lavorazione al pieno. Questo è essenziale. Questo è essenziale, è un telaietto che non è smontabile e quindi hai tutte le tue saldature fisso, cioè una produzione molto stradale, abbastanza economica. Guardate che resa ha mettendogli questo volume, come diventa più piena, più corposa, no? Cioè veramente cambia faccia, è un altro film. Ultimo, portatarga, che è anche quello un po' complesso, eh? Portatarga sì, va disinstallato il suo portatarga originale, Sì. dunque bisogna smontare il codone e via discorrendo, va installato questo supporto nuovo al di sotto del codone che va a integrarsi nel portatarga che ha le famose possibilità di... Qual è l'utilità di poter inclinare? Beh, c'è una parte che diciamo è legislativa. Certo, perché deve avere un'angolazione. Esatto. Ok. Però poi come vedi prevede anche come si usa noi nelle gare Sì. il targhino piccolo. Sì. Allora il targhino piccolo chiaramente lo si va a mettere il più alto possibile Certo. proprio per una questione, come posso dire, funzionale. Sì, anche per non raccogliere il Questo qua è una cosa, fango. è un prodotto fantastico che può andare bene, snellisce la moto. Questo qui come vedi è molto pesante in fuoristrada, è facile la rottura, questo è molto più caricato come dicevi tu, con una plastica molto E più offre meno spessa. superficie al fango che se si attaccasse lo farebbe Esatto, flettere, dondolare, esatto. dondolare, rischiando la rottura. E invece qua il fango ha poca superficie per potersi attaccare e dove è solidale la moto è molto molto più robusto. Certo, fa parte unica, gruppo unico. E poi è fondamentale anche questo tutti vogliono avere la targa sempre molto alta. Sì, fa un po' aggressivo, codice permettente. Esatto. A me piace molto, Luca, questa rastrematura qua perché di serie
il codino va un po' più a coprire il faro, Sì, è un po' più largo. è un po' più carena. carena. Qui invece Lui invece è sembra un po' più essenziale. codino da cross. Esatto. È vero o no? Ed eccola terminata per dovere di cronaca, 74 euro erotti il paramotore, 59 erotti il paratelaio e 49 invece il copriforcellone. Non abbiamo montato, Luca, per questione di tempo, il portatarga, eccolo qua, e costa 84 euro erotti, e alla fine anche la cruna che viene 74. Allora, io direi che il risultato, Luca, vediamolo da questa parte, Certo. è notevole, perché alla Ma la fine moto cambia faccia. più snella, più filante, piace un sacco il raccordo che c'è qua con in mezzo, e soprattutto il discorso che dicevi a livello funzionale per l'ergonomia, Sì, per sì. poterla guidare. Poi la cosa da non trascurare è la possibilità anche di mischiare i colori. È Roberto. vero, perché ti Se puoi uno- fare la moto del colore esatto, che vuoi. tu ti vuoi fare il davanti blu, il dietro rosso, la metà bianca, puoi farlo acquistando i singoli pezzi, Certo. oppure con il kit completo. Ci puoi giocare, un po' il bello del mondo del fuoristrada, che forse più che la strada ti consente di essere tu protagonista a farlo. Esatto. Un po' anche perché è più Te la semplice. personalizzi. È vero o no? Direi di sì. Il resto manca solo questo. Come che, sempre. Che tu sai bene. Eh? È la parte più difficile. Senti, i tuoi prossimi progetti? E ora a breve avrò. Sì, A breve ti dirò qualcosa di bello. Sempre in questo mondo. Sì, sì, non lo te- puoi lasciare perché tu No, ne assolutamente, fai è parte. terminata un'avventura. E invece mi prometti che un giorno mi farai fare un'intervista a te e mi tirerei fuori le foto vecchie. Volentieri, quello Dei quello tempi- ti dei tempi ti d'oro, aspetto perché so che tu sei un uomo fuori strada dentro. Mi batte il cuore. Volentieri, vi aspetto. Grazie Luca, alla prossima. Grazie a voi.